sono Matteo, sono veterano qua del gruppo Peones Desperados sulle Dolomiti, esperto meteorologo per questi 2 giorni, perturbazioni proprio cattive in arrivo, quindi ci divertiremo anche durante questi 2 giorni all'avventura come sempre, forti e con grandissimo coraggio e ardore. Allora, io sono un Sherpa himalayano. Non è vero, io sono del Messico, mi chiamo Engel e sono qui per esplorare le Dolomite. Sono Guglielmo, organizzazione e logistica di questo viaggio. Di nuovo siamo alla scoperta dei sentieri della Grande Guerra. Questa volta parleremo della Cengia Martini e della guerra di mine sul Lagazzuolo. Ciao, sono Mauro, detto anche il Condor, il che potrebbe suggerire che in montagna sono di casa, invece siamo appena partiti e io sono già spoccato, ma mi hanno detto che al rifugio c'è grappa, quindi forza. Sono Andrea, l'esperto di montagna anche per quest'anno. Siamo nella Dolomiti Ampezzane e più precisamente siamo sopra il passo famoso, Passo Falzarego. Abbiamo risalito il Gaione e siamo sotto il Lagazzuolo. Adesso faremo le gallerie del Lagazzuolo un po' turistiche, ma giusto per affrontare il tema della guerra. Poi scenderemo a Col di Bosch, proviamo a fare la Lippella, ci fermiamo a Giussani e domani speriamo cima di Tofana dei Roses. Eccola lì la Cengia Martini di bassa, vedete che bella distante dalla cresta perché c'erano gli austriaci su, no? Ci troviamo di fronte alle gallerie di collegamento alla Cengia Martini, che erano occupate dagli italiani. Queste gallerie erano molto importanti perché la Cengia Martini era sotto continuo assedio da parte degli austriaci e bisognava portare munizionamento. Sinceramente non avrei mai pensato quanto sono lunghe, sono veramente infinite e di una pendenza incredibile. È una galleria che non finisce più, per farla proprio compiuta, se ci siamo anche persi, che più lo siamo, probabilmente cercheremo un posto dove accamparci per la notte. Molto bella la galleria, ma quando tu guarda la storia è molto triste perché è una storia brutale, molti morti e per niente. Primo giorno, 860 metri di dislivello, siamo in cima al Lagazzuoi e adesso ci rifugiamo un attimo. Scenderemo verso Forcella e Col di Bosch, poi aggireremo verso destra il Castelletto della Tofana e inizieremo la prima parte della filata Lippella che passa nelle gallerie del Castelletto e poi entra in parete della Tofana dei Roses e la seguiremo fino alle 3 dita. Soddisfazione arrivare in cima con le proprie forze. Cos'è quel cavo? C'è la funivia qua? C'è la funivia, non mi avete detto niente? Potevamo venire su in 5 minuti. Questo davanti è il Castelletto, lo giriamo sulla destra, saliamo probabilmente quel conoide lì detritico che vedete scendere, entriamo sul valloncello tra la Tofana di Roses e il Castelletto, prenderemo quella cengia lì ghiaiosa abbastanza grande, ci porteremo sulle sinistre fino a quel canalino che termina su un bollino nero, ok? E lì continueremo a spostarci verso sinistra in lieve salita fino a raggiungere le 3 dita che forse adesso si vedono anche bene. Sì. Allora, riscaldamento fatto, adesso iniziamo il primo attacco di ferrata, non il più difficile però impegnativo, il Castelletto. Giornata molto interessante, molto lunga.
bravi tutti i compagni di avventura. Il gruppo ha tenuto molto bene, abbiamo ottenuto buoni ritmi, poche soste e gran voglia di arrivare. A un certo punto della giornata entriamo in zona Milan e entra in trance dalla stanchezza e prende parte e corre verso il rifugio e non lo ferma più nessuno. Per fortuna ha sbagliato strada, quindi l'abbiamo recuperato per quello. La più bella visione che uno può vedere è aver fatto 10 ore di cammino, 11, e aver dubitato fortemente fino a mezz'ora fa di arrivare. Siamo finalmente arrivati al rifugio. Siamo un po' alla Filini e Fantozzi, cioè in mezzo nella nuvola, però siamo arrivati, ore circa 6:30 e adesso finalmente una meritata birra. Primo giorno ce l'abbiamo fatta. Infatti 5. Sai che tu sei andato alrededor de las 6 de la tarde. Después de una buena cena y bastantes grapas, estamos como nuevos. Riposati, abbiamo dormito più o meno e questa mattina è il secondo giorno, quindi andiamo in cima alla Tofana di Roses e adesso vediamo un po', probabilmente riusciamo a fare la conclusione della ferrata di Pella. In serata sono attese precipitazioni, speriamo di arrivare su a una certa ora verso mezzogiorno. È iniziato il secondo giorno. Ok, siamo sul pianoro delle Tre Ditta, che era stato occupato dagli italiani, come vedete dominava due vallate, quindi un posto strategico. Poi, ripetendo un po' le vicende che abbiamo visto anche in altre zone, tutte queste aree sono state abbandonate da quelle sfate Caporetto, quando la linea di fronte è rientrata di svariati chilometri. Sono 2 giorni che vediamo gallerie, fortificazioni, tutto questo, insomma, pensare che è stato abbandonato overnight ci fa rendere conto quanto questi soldati hanno lavorato per nulla. Ti fa pensare quando sia proprio inutile la guerra, cioè, tutti questi sforzi fatti in vano, tutto questo sangue, questo sudore gettato quasi per nulla. Siamo andati sotto la Tofana di Roses, questa volta abbiamo deciso di non fare l'attacco finale,
causa forte maltempo in avvicinamento, visibilità scarsissima e anche una certa stanchezza. Per una volta non ce la rischiamo. Abbiamo completato la ferrata della Ripella, il pezzo che abbiamo lasciato in sospeso ieri. All'uscita a quota 3000, per via delle nuvole che chiudevano un po' il tempo, abbiamo deciso di rinunciare alla cima e siamo scesi a Rifugio Giussani. Adesso continua a chiudere, per cui facciamo una corsa giù, corsa comunque sono 3 orette e mezza, però vediamo di sbrigarci che così non prendiamo la pioggia. Abbiamo iniziato la discesa e stiamo praticamente camminando in un muro di nebbia, siamo in mezzo alle nuvole, però devo dire che nonostante possa far paura ha il suo fascino anche così, tutto è molto più ovattato. È eccezionale, prima ferrata della mia vita, mi sono divertito un sacco. Que no tan difícil, pero más larga de lo previsto. Quello che rende queste montagne incredibili è la roccia, i suoi colori, che spaziano dal rosa all'arancio, al giallo, e vederli con il sole al mattino al tramonto è qualcosa che rende queste le Dolomiti uniche.